Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come sapete, dopo tante avventure siamo arrivati con il nostro van in Cile, ovvero lo stato più lungo del mondo, e per farlo non ci siamo organizzati un granché, ma ci siamo lasciati trasportare da questo flusso naturale che per noi rappresenta il viaggio, un fiume sempre in piena di emozioni e storie che attraversa molte comunità tra loro differenti, immerse in tantissimi paesaggi diversi, anche luoghi più o meno turistici ma sempre tutti affascinanti. La sorpresa più grande per noi è che non ci saremmo mai aspettati che esistessero posti così. Il nostro van ci consente di vivere tutto questo con estrema libertà e spesso regalandoci esperienze di vita con le persone del posto. Altre volte ci lascia soli nel nulla per assaporare il silenzio e i rumori della natura. Non è una novità che il camper ispiri libertà e spensieratezza, ma affiancarlo al percorso di vita nel nostro caso è una figata pazzesca, perché tu cresci con il viaggio maturando qualcosa dentro di te che non ti insegna nessuna scuola. E se poi in tutto questo si aggiungono delle comodità che sono poi quelle che ti scegli, il gioco è fatto. Ecco spiegato in 2 parole gli ultimi 4 anni della nostra vita, un viaggio trasversale tra culture e luoghi nel nuovo continente, che poi viaggiando qui in America te ne accorgi proprio, guidando ed esplorando questi posti dove molte volte ci sei arrivato solo tu e altri pochi viaggiatori. Non dico che ci sentiamo Cristoforo Colombo o il suo equipaggio, però nel nostro piccolo, anzi piccolissimo, visto che il nostro caro Nirvan ci mette a disposizione solo 3 metri quadri di spazio, ci sentiamo dei mini pionieri, anche se come abbiamo detto più volte, il viaggio qui lo stiamo facendo dentro di noi. Ci stiamo accorgendo che qualcosa sta cambiando, o forse già cambiato, da quando nel lontano 2019 siamo partiti totalmente inconsapevoli di ciò che sarebbe successo. E siamo sicuri che ancora tanto succederà, perché ogni giorno qui è diverso dal precedente. Oggi è un momento importantissimo per il nostro viaggio dall'Alaska all'Argentina, perché dopo aver sfiorato il circolo polare artico, il tropico del Cancro, l'equatore qualche mese fa, adesso è la volta del tropico del Capricorno. A 23 gradi di latitudine sud stiamo arrivando, non so se c'è, al cartello che ci proietta direttamente nella zona temperata australe, abbandonando dopo 2 anni quella tropicale. Un semplice cartello in mezzo al deserto ci fa capire quanta strada abbiamo fatto nel nuovo continente, esattamente 75.000 km. Da qui tutto cambia, nel senso che riprendono in maniera graduale le 4 stagioni lasciate negli Stati Uniti, a cui ormai non eravamo più abituati. Oggi stiamo andando in direzione Antofagasta, che è una città sulla costa. I prossimi giorni guideremo molto veloci perché vogliamo arrivare nel deserto. Lungo la strada abbiamo trovato un punto dove farci la doccia, per fortuna gratuita e molto pulita e bella. Ci siamo fatti una bella doccia. Adesso c'è Carlo in bagno. Stiamo facendo a turno perché siamo capitati in un posto un po' strano. Non ci sembra proprio tanto sicuro perché è pienissimo di macchine tutte distrutte. È un posto un po' remoto, abbandonato. Adesso appena passeremo vi faremo vedere. Però la cosa buona è che ci siamo fatti una doccia stupenda. Era da un po' che non ci facevamo una doccia così. In realtà non abbiamo ben capito perché qui in Cile le auto incidentate non vengano semplicemente rimosse e smaltite, ma semplicemente abbandonate. È una scena un po' Far West dalla quale ce ne siamo voluti andare abbastanza in fretta. Siamo arrivati a Boquedano, una città di 600 anime dove non c'è nulla, il deserto, e andiamo a vedere un po' di treni che arrivano da Uyuni in Bolivia. Da qualche parte dovrebbe esserci un museo o qualche treno, e la linea ferroviaria che arriva fino in Bolivia. Chiamarlo museo è davvero esagerato, è un luogo veramente poco turistico. Qui nel deserto non c'è niente, è abbandonato, però ha attratto la mia curiosità, semplicemente per il fatto che i treni abbandonati sono più interessanti delle auto incidentate. Ma il bello del viaggio in camper è proprio questo, ti fermi dove vuoi e vedi quello che ti pare. In questo museo non c'è scritto niente, devo dedurre praticamente tutto. Secondo me questo luogo era la vecchia centrale dove venivano parcheggiate tutte le locomotive. Infatti si vedono tutti i binari che convergono e lì non so come si chiama, ma c'è un binario che ruota
questo parcheggio per locomotive l'avevo visto anche a Milano Scalo, solo che i treni sono nettamente diversi. Di qua si scendeva al di sotto della locomotiva per fare manutenzione. E queste locomotive sono tenute comunque molto meglio rispetto a quelle viste nel cimitero dei treni di Uyuni. Ce ne sono tantissime. Questo qui è il binario che ruota. Mi sa che questa rotatoria si ruota a mano. Volevo provare ma mi sa che è un po' bloccata. È tutto in stato di abbandono più totale, però tra la polvere sono rimasti intatti ancora i comandi. Mi posso divertire a manovrare il treno che tanto non si muoverà mai. Non c'è nessuno a cui chiedere informazioni, va bene? Una cosa la so però, che da qui si metteva il carbone che finiva nella caldaia. Questi fogli di balestra li vorrei su Nirvan. Comunque è tanto bello quanto abbandonato questo posto. Vediamo se riesco a trovare ancora qualcosa. Questa doveva essere una carrozza passeggeri dell'epoca. Sicuramente questo era il bagno, perché c'è il buco che va giù. Ci sono ancora i collegamenti elettrici. Curioso il rivestimento, in lamiera, e poi questo che sembra cemento, mentre lo scheletro è tutto in legno. Non so se questi sono dei camini oppure dei condotti per caricare di carbone alla locomotiva. E lo scartamento a occhio e croce mi sembra proprio quello europeo o italiano. Queste qui sono le nuovissime locomotive diesel cilene. Ok, Antofagasta chiama e scendiamo definitivamente a livello dell'Oceano Pacifico, in uno dei porti più importanti del Cile. Pensate che questa città un tempo apparteneva alla Bolivia e oggi è territorio cileno. Ci sono i leoni marini. Stanno mangiando qualcosa. Ah, il pesce che danno i pescatori. Guarda che bellino. Sì. Per puro caso abbiamo trovato questi leoni marini che in spagnolo vengono chiamati lobos, distesi sul marciapiede del lungomare. Sono abbastanza territoriali e non amano essere disturbati, infatti bisogna stare attenti perché possono anche attaccare i passanti. Però le loro facce sono tenerissime, apprezziamo tantissimo la loro lentezza nei movimenti e il loro costante sbadiglio e senso di relax, che però viene interrotto costantemente dal loro odore che non è assolutamente tra i migliori al mondo. Ci siamo fermati qua lungo il mare a vedere i leoni marini e abbiamo conosciuto delle ragazzine molto simpatiche che ci vogliono dire qualcosa. Adesso ve le presentiamo. ¿Cuáles son sus nombres? Valentina y Emilia. ¿Cuál es el plato típico de aquí? De aquí, el plato típico ¿Qué se es... come? Para mí es la sopa o el caldo, la cazuela, eso. La casela. También en Italia tenemos casela. Es como una sopa. Una sopa, Ah. exacto. Ah, qué bueno. Y tiene condimentos, a veces lleva carne, a veces lleva tocino, muchas cosas. ¿Y cuál es tu parte favorita de Chile? Mi parte favorita es, la verdad, que es el mole. El mall. Mol. Y ¿Y mi para parte ti? favorita es la playa. La playa, wow. Igual por acá, cerca de un unimar por allá, creo, hay una piscina en donde se pueden bañar y el agua es temperada. Wow. Es verdad. Ah, che lindo. Y hay una parte que es honda y se pueden tirar chapuzas. Il sogno di queste bambine è viaggiare con una casa rodante, quindi adesso gliela stiamo facendo vedere. ¿Está lista? Lista? No. ¿Puedes subir? Sí. Ah, es Puedo vivir perfecta con para
para ustedes, para nosotros es un poquito pequeña. Yo siempre he hecho pijamas con mi prima y siempre nos comemos las dos. A prendere las luces. La famiglia di queste splendide bambine ci invita per qualche giorno a casa loro e così abbiamo occasione di conoscere qualcosa in più di questa regione. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Li salutiamo felici di aver condiviso un momento insieme e di aver aggiunto una storia da raccontare. La vita in viaggio ti insegna molto bene che ci sono emozioni e storie che non si possono comprare e la libertà non consiste solo nel poter decidere dove si voglia andare o cosa si voglia mangiare, ma anche chi vuoi essere veramente. Buongiorno, oggi ci siamo sistemati sul letto di questa quebrada che in italiano vuol dire ruscello, piccolo fiume, che però è completamente secco perché qui siamo nel deserto e piove una volta ogni tot anni. Ieri era notte quando siamo arrivati e pensavamo di affondare, però devo dire che è tutto assolutamente asciutto. Un'ottima base per la notte, riparati dal vento e con questo panorama desertico che ci introduce nella nuova regione, nella terza partendo da nord qui in Cile, che si chiama proprio Atacama, perché il deserto di Atacama ha due regioni, la prima che è Antofagasta e la seconda che è Atacama appunto, la cui capitale o capoluogo è Copiapó. Nel timelapse notturno si è proprio visto che sono arrivate delle nuvole. Oggi è praticamente tutto coperto e sono le prime nuvole in Cile che noi vediamo, perché da quando siamo entrati dalla Bolivia queste sono le prime nuvole e speriamo che non piova proprio oggi perché siamo vicini al mare e vogliamo andarci a vedere qualche spiaggia cilena. Questa quebrada sembra proprio una strada che porta chissà dove, si chiama Quebrada Pan de Azúcar ed è proprio vicino a un parco nazionale che non visiteremo anche perché è già tardi e dobbiamo metterci in marcia per Copiapó. Questi pezzi di argilla secca sono veramente pazzeschi, si staccano e si potrebbero anche sollevare. Oggi ci aspettano circa 250 km, quindi mettiamo in moto il van e partiamo. Porfa, deja de llorar. Nada peligroso va a pasar. Me quedo aquí contigo y nunca te voy a dejar. Todas las pesadillas ya se van, ya nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. No, nada pasará. Oye, amor. Ci troviamo nella popolarissima Baia Inglesa, qui è piena estate, anche se in realtà oggi c'è la cosiddetta Camanchaca, che è uno strato di nuvole basse molto ricorrente in queste zone del Cile, del deserto,
che praticamente non fa sembrare estate. Questa è una delle spiagge più famose della regione di Copiapò. Sabbia bianca, oceano e tantissimi giochi per bambini, piste ciclabili, palestra a cielo aperto, luci solari. Davvero questo Cile ci sembra veramente il più avanzato dei paesi sudamericani finora incontrati. Devo dire anche pulito, attento alla raccolta differenziata. E dalle foto questo posto sembrava nettamente più bello, con acque turchesi, solo che magari non c'è il sole, quindi. Adesso è ora di pranzo, ci facciamo un bel pranzetto. Io ho preso un filetto qui al mercato del pesce. Tra l'altro qui cominciamo per la prima volta a vedere tantissimi camper e roulotte cilene e anche qualche argentino. Ya nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. No, nada pasará. Mi sa che la nostra breve parentesi nell'oceano cileno è già finita. Non l'avremmo mai detto, ma già sentivamo il richiamo delle Ande. E attenzione, prendiamo la decisione di attraversarle un'altra volta. Per questo decidiamo di fare una sosta in questo punto a circa 2800 metri in pieno deserto di Atacama, proprio per acclimatarci nuovamente e anche per vedere le stelle. Infatti questa zona è pienissima di osservatori. Nel prossimo episodio capirete bene dove stiamo andando e perché abbiamo deciso di prendere questa strada.